Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a vedere insieme una cripto, un token a bassa capitalizzazione molto interessante. Ovviamente vi prego di non prenderlo come un consiglio finanziario, ma come una recensione a questo protocollo ancora poco diffuso tra le community cripto italiane. Sto parlando di Everscale, una blockchain di quinta generazione da monitorare per gli sviluppi presenti, ma soprattutto per quelli futuri. Andando un attimo da CoinMarketCap, Everscale si trova al rank 171 nella classifica di CoinMarketCap con una capitalizzazione di mercato interessante, con un rifornimento totale di poco più di 2 miliardi di token attualmente, ma che avrà un rifornimento massimo di 5 miliardi di token. È un token inflazionistico, avrà un tasso di offerta fisso e ogni mese 2 milioni di token Ever verranno emessi come ricompensa per i validatori fino appunto al raggiungimento massimo di 5 miliardi di token. Disponibile su alcune piazze di mercato come KuCoin, PancakeSwap, Gate.io, UOB ed altre meno famose. Ma Everscale che cos'è? Everscale è una blockchain POS Layer 1 che cerca di risolvere i problemi che avversano sulla maggior parte delle blockchain, ovvero la scalabilità, soprattutto per le blockchain che si addentrano nel web 3, utilizzando lo sharding. Lo sharding, abbiamo già parlato in diversi video, proviene sostanzialmente questa parola dall'informatica, ancora prima dell'arrivo della blockchain. Infatti è una proprietà che deriva dai database. E in cosa consisteva? Praticamente in un database di grandi dimensioni viene suddiviso in database più piccoli e gestibili, migliorando la velocità dell'accesso ai dati e soprattutto all'analisi di quest'ultimi. Per quanto riguarda lo sharding nella blockchain, esiste una blockchain principale e poi una moltitudine di frammenti chiamate catene o sottocatene shard. Ogni frammento va a presentare e preservare i propri dati e lo rende unico tra gli altri frammenti, ovviamente. Nel caso della blockchain, lo sharding può consentire riduzioni della latenza e prevenire soprattutto il sovraccarico dei dati, oltre alla velocità di individuazione per quanto riguarda l'analisi di un determinato dato senza andare a scansionare l'intera blockchain. Ma a differenza di altre blockchain come ad esempio Polkadot, lo sharding su Everscale viene definito sharding dinamico, dove una catena shard, una catena di lavoro può essere aggiunta in qualunque momento alla blockchain principale quando si verificasse un sovraccarico o un aumento della latenza. L'architettura di Everscale è suddivisa in tre componenti principali e fondamentali. Abbiamo la catena madre, quindi la catena principale, la catena di lavoro e le shard chain. L'infrastruttura frammentata di Everscale ha un massimo di 232 catene che elaborano le transazioni e le stesse catene di lavoro sono nuovamente suddivise in un massimo di 260 blockchain frammentate che vengono cosiddette shard chain, che ospitano parte del carico del lavoro della loro catena assegnata. Quindi sulla carta una blockchain altamente plasmabile e adattabile a qualsiasi tipo di lavoro essa venga sottoposta. Nella tabella possiamo anche andare a vedere la comparazione con altre reti. Comunque Everscale dispone di forti strumenti di sviluppo, è possibile programmarla in Solidity C++ con API e SDK con un client che supporta oltre 13 linguaggi di programmazione. All'interno dell'azienda del progetto Everscale troviamo Everscale DeFi Alliance, che va a creare un'infrastruttura necessaria per andare a raccogliere e mantenere team e progetti che sono forti nel panorama della DeFi, attirando liquidità da altri progetti ed investimenti, cercando di mirare a stabilire delle partnership con grandi aziende. Abbiamo poi Everscale Grants, che è una campagna che mira ad attrarre progetti IT promettenti e che possono contribuire alla crescita del loro ecosistema. Abbiamo poi la DAO, quindi Everscale DAO, che è una piattaforma in cui i possessori del token, i token holder, possono prendere decisioni di governance on-chain per l'intera rete di Everscale. In costruzione è il portale poi di Everscale Foundation, dove diventerà il punto di ingresso principale per tutti i progetti che desiderano sviluppare e creare i propri prodotti utilizzando l'interfaccia e la struttura di Everscale. Al suo interno troviamo anche già un bridge che permette di bridgeare token con altre chain EVM compatibili. Attualmente le chain compatibili sono ovviamente Everscale,
Ethereum, Binance Smart Chain, Phantom, Polygon, Avalanche, Micomeda e Solana. È presente anche Everscale Swap, che ci permette di swappare i diversi token, di diventare liquidity provider e andare a farmare nel DEX di Everscale. Attualmente il suo ecosistema conta già diversi progetti partendo dai checks, DeFi, tool, game finance, wallet, NFT, aggregatori, explorer e launchpad. All'interno della sezione ecosystem potete trovare anche i wallet compatibili, che sono tutti wallet non custodial molto semplici a utilizzare, proprio come stessimo utilizzando un classico oramai MetaMask. I wallet sono disponibili in versione desktop e alcuni anche in versione mobile. Per quanto riguarda la community Telegram, conta quasi 10.000 membri e hanno anche un canale Everscale News dove rimanere sempre aggiornati. Sul profilo Twitter conta quasi 33.000 follower. Nel momento in cui sto registrando il video conta 160 validatori globali con quasi 66 milioni di transazioni elaborate, quasi 1,3 milioni di account. Everscale è una delle blockchain più avanzate che consente agli utenti di trasferire, come abbiamo visto, risorse digitali a chiunque con un bassissimo costo e un'altissima velocità. Una curiosità: la blockchain è stata creata sulla base del codice sorgente della blockchain di TON, ovvero Telegram Open Network, progettata da Nikolai Durov. Per diventare validatore è richiesta una forza computazionale comunque elevata, infatti non è stata progettata per permettere a chiunque di diventare validatori. Attualmente per diventare validatori i requisiti sono 48 CPU, 128 RAM e SSD da 1 tera e un canale da 1 GB. Everscale e i suoi sviluppatori si definiscono come un sistema multi-blockchain peer-to-peer, diciamo un nuovo e unico design di blockchain che propone un computer mondiale decentralizzato e altamente scalabile, abbinato a un sistema operativo distribuito che sarebbe EverOS. Tutto poi alimentato da EverToken, che abbiamo visto a inizio di questo contenuto, che funziona da gas, da ricompense per lo staking, da voto di governance, insomma tutte le caratteristiche che ha un token utility all'interno di un protocollo ben disegnato e ben costruito. Tra le altre cose, notizie di pochi giorni fa, Venom Venture Fund annuncia un investimento strategico di $5 milioni nella blockchain di Everscale. Venom Fund è un fondo di innovazione Web3 blockchain gestito da Iceberg Capital, che è un gestore di fondi molto importante di investimento con sede ad Abu Dhabi. E infatti con questa sovvenzione annuncia una partnership strategica. Questa partnership farà sì che il team di Venom ed Everscale lavoreranno insieme sullo sviluppo del core dell'ecosistema, andando ad avvicinare l'adozione di questo tipo di blockchain e casi d'uso sia dal lato utente ma soprattutto anche a casi aziendali reali. Una delle iniziative più importanti attualmente è la tokenizzazione di asset digitali su un framework completo per Central Bank Digital Currency, stablecoin con soluzioni di pagamento con gateway da cripto a fiat e viceversa. Quindi attenzione da monitorare, perché soprattutto con questa iniziativa si rende fulcro un framework completo delle Central Bank Digital Currency, quindi delle CBDC, e inoltre rende possibile questa blockchain ideale per ospitare progetti Web3 su larga scala e ad alto carico di transazioni di utenti e di applicazioni decentralizzate. E soprattutto negli ultimi 2 anni Everscale è emersa come una delle principali blockchain, soprattutto in Asia, con una fiorente comunità e un robusto ecosistema di piattaforme DeFi. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento. Spero che il video vi sia piaciuto e lo abbiate trovato utile e interessante. Mi raccomando, per supportare il mio lavoro, se vi piacciono i miei contenuti, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e se avete ancora tempo condividete i miei contenuti. Ciao a tutti, alla prossima!